Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i motori GPRC SpeedX V2, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Questi motori sono disponibili in tre versioni, 2306, 2207 e 2407. Per quanto riguarda i 2306 abbiamo la versione da 1860 kV da abbinare all'IPA 6 celle, scegliete questa versione se volete fare un drone cinematico che prediliga il controllo piuttosto che la velocità di punta. Passando ai 2207 abbiamo 1960 kV, 1500 kV e 2020 kV, tutte e tre le versioni sono pensate per l'IPA 6S. I 1500 kV sono una misura insolita che raramente si trova abbinata a questo tipo di motori, potrebbero essere presi in considerazione per un mid-range o in tutte quelle situazioni dove un numero basso di kV possano fare la differenza. Maggiormente interessanti sono i 1960 e i 2020 kV, i primi indicati per un freestyle deciso, i secondi più specifici per droni racing. Infine abbiamo i 2407 da 1750 kV, sempre per l'IPA 6 celle, questi motori vanno bene quando li abbiniamo a droni da 6 pollici. Io ho scelto i 2207 da 1960 kV, vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il motore, 4 viti M3 da 8 mm, un dado M5 autobloccante e degli adesivi GPRC. A questo punto vediamo le specifiche, anche se siete interessati ad un motore diverso molte caratteristiche sono comuni, quindi potete seguire questa recensione anche se scegliete un altro motore della serie SpeedX V2. L'albero motore è in acciaio cavo ed è alto 13,5 mm. La base della campana è fatta in modo che queste punte non facciano slittare l'elica una volta che il dado è ben avvitato. Il dado, come abbiamo visto, è un autobloccante M5 in alluminio. Tutti i motori della serie SpeedX V2 sono neri con questa forma della campana molto accattivante, fatta in alluminio 7075 con lavorazione CNC. I cavi motore sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 15 cm. Passando alla parte inferiore possiamo dire che i magneti sono degli N52H e i cuscinetti degli NSK. Lo statore ha configurazione 12N14P, abbiamo quindi 14 magneti sulla campana. Per questo motivo in fase di configurazione degli RPM filter su Betaflight dovremo mettere in questo punto il valore di 14. I fori per fissare il motore al frame hanno lo schema 16x16 mm. La campana è bloccata al motore tramite vite M3. Molto bene, passiamo ora all'RC Benchmark 1520 per i test con le nostre tre eliche. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test e i valori registrati sono simili a quelli di altri motori di fascia media sulla stessa linea di prezzo. In particolare notiamo come i consumi si attestano intorno ai 40 A, mentre la spinta ha valori compresi tra 1500 e i 1700 grammi. Anche l'efficienza si attesta intorno a valori fatti registrare da altri modelli, forse leggermente sotto la media. In conclusione, i GPRC SpeedX V2 si presentano come dei motori solidi e dal design ricercato, che vanno a coprire la fascia media di mercato. Tra le proposte GPRC, sicuramente i 2207 da 1960 kV risultano non solo quelli più interessanti, ma anche quelli più economici. Se quindi state pianificando una build dove volete contenere i costi senza rinunciare alla qualità costruttiva, questi motori possono essere presi sicuramente in considerazione, soprattutto se riuscite a trovarli con una buona offerta di prezzo. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.